Bentornati nel Santuario delle Stelle, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Siamo gli archivisti delle emozioni, gli osservatori della fama e il vostro approdo sicuro quando cercate storie che pulsano dietro i riflettori dell'intrattenimento turco. Se siete stanchi delle superfici lucide e desiderate una narrazione che rispetti la complessità dei legami umani, siete a casa. Prima di srotolare il filo dell'episodio di oggi, una trama di passione, rinunce e coraggio. Ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella. E se volete camminare ancora più vicini a noi e sostenere la longevità di questo spazio, il tasto Join è la porta d'accesso per diventare parte privilegiata della nostra comunità. Il vostro supporto ci permette di scavare dove altri si fermano al titolo. Oggi puntiamo il cuore della questione laddove la celebrità trova il suo limite più fragile. Lo scontro eterno tra ambizione professionale e dedizione personale, portato all'estremo da una dichiarazione che ha risuonato come un tuono nell'anno in corso, firmata dall'attore Gökberk YLDRM. In un ambiente in cui si sopravvive spesso con silenzi misurati, dichiarazioni calibrate, post programmati come orologi e sorrisi da copertina, l'onestà priva di filtri diventa un'esplosione imprevedibile. Questa settimana il sistema è stato scosso, non solo sfiorato, dalla scelta di Gökberk di infrangere le regole non scritte del gioco. Dopo settimane di accuse, insinuazioni dietro le quinte e un vortice di discussioni infuocate sui social sul suo stato sentimentale, YLDRM si è presentato non con una difesa, ma con un gesto di cuore che ha zittito, in un istante, chi lo attaccava. Le pagine di gossip ronzavano di congetture sul suo legame con Cemre Arda. Si sussurrava di rotture, ombre economiche, interferenze familiari, dubbi sparsi come cenere nell'aria. Eppure, con una frase netta, quasi un taglio di luce nel buio, Gökberk ha rovesciato tutto, ha detto che, se messo davanti al bivio, lascerebbe andare ogni privilegio pur di non perdere Cemre. Non era uno slancio generico, non era un fiore verbale lanciato al vento. Era una linea tracciata con fermezza, una gerarchia di priorità scolpita in pubblico, il cuore davanti al traguardo, la persona prima del palcoscenico. Queste parole, echeggiate e rilanciate migliaia di volte in rete, non hanno solo smentito le voci, hanno demolito l'idea che il successo sia la misura obbligata della felicità. E, secondo ciò che filtra dalle crepe del suo entourage, il discorso non è rimasto un manifesto astratto. Perché questo è un tempo d'oro per YLDRM. Set a catena, settimane piene, sceneggiature inviate a raffica, offerte di lavori prestigiosi e contratti in odore di record. Eppure, sussurrano i ben informati, l'attore avrebbe cominciato a declinare progetti che molti definirebbero imperdibili. Perché? Per riprendersi il tempo. Per non relegare l'intimità a intermezzo tra una scena e l'altra. Per scegliere il silenzio di una colazione con Cemre Arda al posto di un'altra notte a guardare monitor e Chuck. Questa decisione ha generato una discussione feroce all'interno dell'industria. In una corsa spietata alla visibilità, si può davvero preferire l'amore alla carriera senza pagare un prezzo salato? Molti applaudono il coraggio, altri scuotono il capo prevedendo crepe nella traiettoria. E intanto, Gökberk ha portato oltre la sua presa di posizione, con una filosofia che stride contro il luccichio dei cachet. Ha ricordato che i traguardi, i soldi e la fama sono stagioni che passano, e che se accanto c'è qualcuno di cui ci si può fidare senza tremare, il resto diventa contorno. Queste parole, moltiplicate e condivise come una preghiera laica, sono state abbracciate dai fan come il ritratto attuale dell'idea di amore vero. Perché parlano a una fame di autenticità, in un mondo di filtri calibrati e luci artificiali. E qui, a voi della comunità di Celebrita dalla Turchia, giriamo la domanda che ribolle sotto pelle. Spesso idolatriamo i risultati, ma raramente ci soffermiamo sul costo. Gökberk sta giocando d'azzardo con il proprio futuro, o sta semplicemente scegliendo la sanità emotiva in un mestiere frenetico? Avreste il coraggio di rischiare la vostra carriera per la persona che amate? Raccontateci la vostra filosofia nei commenti. E se questa storia di rinuncia e fermezza vi tocca, un vostro like è un segnale che arriva forte. Ricordate, cliccando Join ci aiutate a continuare a portarvi oltre la superficie. Dall'altra parte,
nel centro silenzioso di questo vortice, c'è Cemre Arda. Lei ha risposto con la grazia del riserbo, in netto contrasto con la scelta di voce alta di Gökberk. Ma silenzio non significa indifferenza. Chi le è vicino sussurra che, lontano dagli sguardi, è stata attraversata da un'emozione intensa, e che avrebbe confidato, quelle parole le hanno toccato corde profonde. Il fatto di non aver rilasciato un comunicato pubblico alimenta ancor più il fascino del mistero. Per lei, sembra dire la scelta, conta lo sguardo dell'uomo, non l'applauso della platea. Negli ultimi tempi, i due hanno fatto parlare con la loro presenza più che con i discorsi. Si sono mostrati uno accanto all'altra con una naturalezza che ha respinto i pettegolezzi di crisi come uno scudo lucente, ingressi mano nella mano, sguardi d'intesa durante eventi gremiti, una serenità condivisa anche nelle foto più spontanee, dove i dettagli rivelano complicità. I loro profili social, senza eccessi, hanno disegnato la continuità di un equilibrio, attimi semplici, una tazza di caffè posata tra loro, un panorama condiviso, un sorriso che spunta quando nessuno dovrebbe notarlo. E in quei riflessi si legge qualcosa di più potente di qualsiasi titolo scandalo. Curioso, però, come tutto sia nato non da un impulso isolato. Nelle retrovie del mondo patinato, si mormora di una scelta meditata, arrivata dopo un accumulo di insofferenza. Prima di pronunciarsi, dicono, Gökberk avrebbe convocato se stesso davanti a un ristretto cerchio di amici, chiedendo pareri senza sconti. E il consiglio che gli sarebbe stato dato? Non restare in silenzio, di con sincerità quello che provi, ha fatto da detonatore. A loro avrebbe confidato che Cemre non è per lui solo una fidanzata, ma la persona che ha cambiato il modo in cui respira la vita. Questa definizione non banale sposta il baricentro, non più compagna soltanto, ma musa concreta, ancora che tiene la rotta quando i venti cambiano. Ovviamente, dove c'è fama, c'è scetticismo. Alcune voci sui social hanno provato a leggere nella dichiarazione una mossa di strategia, una pagina di PR ben scritta per lucrare empatia e titoli. Ma chi conosce davvero la coppia spegne questa versione con decisione, sostenendo che quella presa di parola è nata senza calcoli, per necessità emotiva. E pare che anche Cemre, colta di sorpresa, abbia confidato a una cerchia ristretta di non aspettarsi un gesto così plateale, e che proprio per questo l'abbia sentito come vero. L'elemento inatteso inchioda l'autenticità, difficile progettarla a tavolino. Guardando avanti, la mappa di questa relazione sembra segnare direzioni di stabilità. Le stesse fonti parlano di passi seri che Gökberk e Cemre intenderebbero affrontare nel prossimo anno, viaggi condivisi non solo per staccare, ma per costruire ricordi comuni, progetti professionali affiancati, in cui le rispettive sensibilità si intrecciano. E, in controluce, piani di lungo periodo che fanno pensare a una cornice più definitiva. Non siamo nel territorio delle fantasticherie, ma nei disegni di chi prepara una vita da due. I fan, intanto, si nutrono di dettagli piccoli e perciò pieni, la pausa caffè, il post inaspettato, la passeggiata senza guardie, l'abitudine di esserci. In un orizzonte popolare spesso segnato da divorzi lampo e litigi rumorosi, loro appaiono come una smentita vivente. Non va dimenticato il prezzo potenziale di una scelta così radicale. Nella memoria dell'industria non è comune vedere un attore in piena ascesa decidere di rallentare la corsa per prendersi cura del suo centro affettivo. Qualcuno dirà che è un traguardo di maturità, altri parleranno di rischio. Ma ciò che oggi risuona è la fermezza con cui YLDRM ha fissato il perimetro della propria felicità. Sul tavolo non ci sono solo copioni e contratti, c'è l'ossatura di una vita. Se stringe la mano di Cemre, sembra dirci, il rumore si fa più sopportabile, e il palcoscenico torna a essere un luogo dove recitare, non un tribunale dove farsi giudicare. E mentre gli addetti ai lavori discutono se questo gesto lo renderà più vicino al pubblico o se verrà penalizzato per aver pronunciato una verità scomoda, la realtà quotidiana di Gökberk e Cemre procede con passi scanditi da scelte concrete. Un invito declinato, un weekend recuperato, una cena senza telecamere, uno script rimandato, una lettura condivisa sul divano. Sono cose piccole sulla carta, ma sono quelle che, per chi ha vissuto sotto la pressione, diventano mura portanti.
C'è un eco che colpisce chi ascolta la loro storia, l'idea che non esista davvero un equilibrio perfetto tra lavoro e amore, ma un atto quotidiano di posizionamento. Oggi lui ha scelto di stare dove batte il suo nome accanto al suo cognome, e in quella posizione trova la forza per reggere il resto. Potremmo chiamarlo romanticismo, potremmo chiamarlo realismo, in ogni caso, è un segno. A voi che seguite Celebrita dalla Turchia, rigiriamo l'interrogativo conclusivo. Questa mossa audace sarà la chiave che lo renderà più umano e quindi più amato? O il sistema chiuderà una porta tenendo conto dei numeri prima dei sentimenti? Raccontateci che cosa vedete nel domani di questa coppia. Vedete un consolidamento, una consacrazione, o un prezzo da pagare prima della quiete? Noi ascoltiamo, e intanto continuiamo a registrare i battiti di questa storia che scorre davanti ai nostri occhi. Se questa analisi vi ha fatto vibrare una corda interna, non dimenticate di mettere like, condividere e iscrivervi per non perdere i nostri prossimi approfondimenti. E per chi vuole far parte del motore che ci tiene vivi, il tasto Join resta lì, come una mano tesa. Grazie per averci seguito su Celebrita dalla Turchia. Fino alla prossima, ricordate, a volte il ruolo più coraggioso che un attore possa recitare è quello di se stesso, senza costumi né copioni, con il cuore nudo sul palcoscenico della vita.